Ok, avete seguito questo video e tutti i semi sono germinati. Ma attenzione, la prima settimana è la più pericolosa. È il momento in cui si passa dall'euforia alla disperazione. Piante che filano, gusci che non si staccano e foglie che diventano gialle. Ciao a tutti! Oggi vediamo i 3 problemi principali e spesso fatali delle piantine appena nate e logicamente come risolverli con la scienza. Il primo problema: la piantina spunta dalla terra, ma ha ancora il seme in testa che blocca i cotiledoni, che sono le prime 2 foglioline. Le cause sono poca umidità o poca pressione dalla terra. E riguardo a questo vi mando al video precedente. Mi raccomando, non tirate il seme perché è secco, è duro e sicuramente decapitate la piantina. Mettete una goccia d'acqua sopra al guscio. Aspettate 10-15 minuti che si ammorbidisca. Dopodiché vi basterà premere ai lati del guscio e vedrete che si aprirà, un po' come una molletta, e a quel punto lì tirate delicatamente. Il secondo problema: il gambo diventa lungo, sottile e bianco. Arrivata ad una certa altezza, la piantina cede. Ci si può aiutare con delle bacchette di legno per sorreggerla, ma rimarrà esile, debole e spesso muore. I responsabili sono degli ormoni, le auxine. Se la luce è poca o è lontana, le auxine si accumulano e fanno allungare le cellule a dismisura in cerca della luce. Logicamente non vi resta che avvicinare la lampada alle piante, perché la luce diminuisce drasticamente con la distanza a causa della legge del quadrato inverso. Erroneamente si crede che se allontaniamo la lampada del doppio, la luce sarà la metà. Sbagliato. Se raddoppi la distanza, l'intensità luminosa diventerà di un quarto, e cioè il 25%. Immaginate di avere la lampada a 30 cm dalle piante. Le piante riceveranno il 100% della potenza. Quindi se alzate la lampada a 60 cm, quindi 30 cm in più, il doppio della distanza, le piante riceveranno soltanto il 25% della potenza di prima. Abbiamo perso il 75% della potenza in 30 cm. Perché succede questo? Immaginate un palloncino. Quando è piccolo, la gomma è spessa, paragonabile all'intensità della luce. Se lo gonfiamo al doppio del diametro, la superficie del palloncino deve coprire un'area molto più ampia. Si espande in altezza, ma anche in larghezza e in profondità. Quindi diventerà sottilissima. E la luce fa uguale. Allontanando la lampada, la luce si spalma su tutta la superficie in 3 dimensioni e quindi perderà potenza in modo esponenziale. Se hanno già filato, non sarà sufficiente abbassare la lampada, ormai è tardi. Bisognerà, oltre che abbassare la lampada, interrare le quasi fino ai cotiledoni, le prime 2 foglioline. Quel gambo esile e debole diventerà radice. È una tecnica che può salvare la pianta. E il terzo problema è la temperatura. Se avete una grow box fredda, molto probabilmente utilizzerete un tappetino riscaldante sotto alle piante, lo stesso con cui avete fatto germinare i semi. E molto probabilmente, per simulare l'estate, quando le piantine stanno benissimo, impostate 30 gradi, ma vi ritrovate con delle piante gialle e con le foglie ammosciate. Ciò avviene perché le piante durante il giorno mangiano la luce e fabbricano gli zuccheri. Questo processo si chiama fotosintesi. Di notte bruciano gli zuccheri per respirare e crescere. Se di notte fa troppo caldo, sopra i 24 gradi centigradi, le piante avranno il metabolismo accelerato, bruciando di più di quello che avranno prodotto durante il giorno. Andranno in deficit nutrizionale e ingialliranno. Contrariamente da quello che si potrebbe pensare, la soluzione non è dargli del fertilizzante. Quando sono così piccole è pericoloso. Ci vuole poco a sbagliare
e a bruciarle definitivamente. La soluzione è più semplice di quel che pensate. Spegnere il riscaldamento di notte. Anche se la temperatura dovesse scendere sotto i 18 gradi, anche 16 gradi centigradi, va benissimo. Lo sbalzo termico renderà la pianta più robusta e tozza. 30 gradi centigradi per 24 ore possono andare bene per il seme sottoterra, nello scotex, ma sono troppi per una pianta appena nata. Dopotutto, in natura le piantine quando nascono non nascono in agosto a 30 gradi, nascono in primavera. Quindi guscio umido, luce vicina, ma non troppo, e notte fresca. Se rispettate queste 3 regole, supererete la fase critica e arriverete al trapianto finale con delle piante sane e ben sviluppate. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!